C'è un problema che accomuna tutti noi wargamer. Nonostante il wargame si stia diffondendo a macchia d'olio su tutto il mercato e i brand più importanti del settore stiano aiutando a diffondere questo fantastico hobby con anche mezzi multimediali, videogiochi e forse più avanti serie TV con attori pluripremiati o almeno pluripagati, c'è una domanda a cui voi tutti cercate risposta. E questa domanda me la fate continuamente sotto ogni commento di praticamente tutti i video. Perché per ogni giocatore che vuole iniziare l'hobby del wargame abbiamo anche lo stesso medesimo problema. E come detto, tutti noi wargamer incappiamo ben presto in questo scoglio. Dove posso iniziare e dove posso trovare giocatori? Ebbene, se siete su questo video avete la stessa identica domanda che mi sono fatto io all'inizio della mia carriera hobbistica e, come tante altre persone, volete risolvere questo mito. Ebbene, finalmente credo di aver trovato una piccola soluzione per poter dare il mio contributo all'interno di questo panorama wargamistico per aiutarvi a trovare giocatori o magari qualcuno che vi possa introdurre a questo fantastico hobby. Per quanto il nostro hobby si diffonda sempre di più in Italia, è comunque ancora molto poco diffuso, quindi diventa difficile trovare giocatori, trovare avversari e trovare anche qualcuno che ti introduca all'hobby. Trattandosi di un hobby comunque complicato, è sempre bello avere qualcuno che ti possa guidare nei primi passi. Noi col canale di YouTube di Wargames per Passione facciamo del nostro meglio, ma non è detto che riusciamo a aiutarvi al 100% a introdurvi nell'hobby. Non tutti sono così fortunati da poter iniziare il proprio hobby o appassionarsi al wargame nello stesso momento di un amico o magari con un fratello. Molti, come me, sono figli unici. Ovviamente ogni persona che non ha subito modo di trovare un avversario o comunque un giocatore con cui potersi interfacciare sarà anche meno propensa a iniziare l'hobby del wargame. È quindi importantissimo avere subito qualcuno con cui poter scambiare opinioni e darsi, possiamo dire, una mano. Di conseguenza i giocatori alle prime armi si trovano demoralizzati perché non sanno dove cercare queste persone e come contattarle. Ebbene, vengo qui oggi da voi con una novità, un qualcosa, un piccolo passo fatto da noi come Wargames per Passione che speriamo possa aiutare tutte quelle persone che vogliono iniziare l'hobby o anche quelle persone che stanno cercando un nuovo gruppo di giocatori a trovare qualcuno con cui potersi interfacciare, qualcuno con cui poter continuare e far crescere la propria passione nell'hobby del wargame e del gioco di miniature. Ovviamente trovare un giocatore non è l'unica cosa difficile nel campo del wargame e io vi consiglio di capire quali sono i falsi miti del wargame per poter starne alla larga e risolvere molte problematiche che potreste trovare subito all'inizio, soprattutto se siete nuovi. Detto questo, il video che potete trovare qua sicuramente vi aiuterà a sfatare i 3 principali limiti del wargame. All'inizio di questo mese avete risposto in tantissimi ad un post che avevo fatto nei social network, o un post che anticipava l'uscita proprio di questo video. E quindi tutti avete iniziato a darmi indirizzi, informazioni e luoghi dove i principali giocatori della vostra zona si riunivano. Ebbene, noi le abbiamo raccolte e le abbiamo inserite tutte quante in una mappa. La mappa personale di Wargames per Passione, dove voi potete trovare i principali luoghi di ritrovo dove giocare con i principali giocatori dell'ambito del wargame. Giocatori quindi attive, persone che attivamente hanno risposto e hanno voluto dare la loro opinione su dove poter incontrarsi e dove poter creare una community attiva. Queste persone ovviamente hanno scritto sapendo che la community attiva c'era, di conseguenza possiamo dire che tutti questi posti sono posti attivi. Quindi se siete nuovi o siete giocatori di vecchia data ma non sapete dove interfacciarvi, chi contattare, quale associazione andare a visitare, ecco che la mappa di Wargames per Passione fa il caso vostro. Ovviamente si tratta di una mappa di Google Maps che ha ancora bisogno di essere integrata. Di conseguenza, se avete necessità di inserire altri luoghi di gioco, scrivete una mail all'indirizzo sottostante per poter essere inseriti e quindi poter dire anche la vostra in luoghi di ritrovo per wargamers e giocatori di miniature. Come detto, quindi per i wargamers è sempre molto difficile poter trovare nuovi giocatori e poter creare luoghi dove le community e l'hobby possa essere esplorato, possa essere condiviso e sono dei luoghi, possiamo dire, sacri per quanto riguarda il nostro hobby, luoghi dove le persone possono passare la serata, possono rilassarsi
e possano portare avanti un hobby bello, concreto e in un certo senso anche molto elegante. Speriamo che questa mappa possa dare il giusto contributo al hobby del wargame e vi possa permettere quindi di trovare nuovi amici, nuovi alleati in questo hobby e poterlo far crescere sempre di più. Andate quindi subito a vedere la mappa, fatemi sapere se il vostro luogo dove giocate, la vostra associazione, il vostro negozio di riferimento è presente all'interno della mappa. Se qui non è, scrivetelo nei commenti e fatemi sapere quale altro luogo inserire. E se lo trovate, scrivetemi dove giocate. Magari riuscirete a trovare qualcuno che è interessato quanto voi a procedere con questo hobby, magari nella stessa zona. Detto ciò, ricordatevi che se volete procedere nell'hobby del wargame avrete bisogno di un esercito. Ebbene, quale modo migliore di utilizzare un esercito completamente personalizzato e stampato in 3D fatto con il sito di Eldritch Foundry? Guardate il video qua di fianco per sapere di cosa si tratta e ricordate sempre di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità del wargame in Italia, perché solo insieme possiamo far crescere questo fantastico hobby. Grazie per la visione.